Salve a tutti, e allora proseguiamo con il video del 112 Abarth nel monoblocco che andiamo a vedere con la testata PBS, la modifica del castelletto sopra per poter montare la bracam. E allora poi verrà montato anche il coperchio punterie sopra, in questo caso ricavato dal pieno, che poi in un secondo tempo si è pensato di andare a montare il classico tappo in Ergel che va a chiudere sopra, quindi vediamo di andarla a fissare poi con una fresatura e una tornitura nel tappo e quindi andarla a risaldare di sotto, quindi qualcosa che si è pensato dopo. Comunque lo andiamo a definire in questo modo. E allora, proseguendo con il discorso della punteria, che poi andrò a fare la punteria meccanica, vediamo più avanti di poterla definire. Sto valutando questo discorso di portare la puleggia più vicino quindi a castelletto, proprio per fare un allineamento con l'albero e andare a sfruttare il kit originale, o perlomeno di modifica, che si andava un po' a montare questo della Trigger, che era una modifica per puntare sulla distribuzione e togliere il complessivo in catena per montare questo con la puleggia e la cinghia che poi si andava a montare davanti. E allora si va a sfruttare questo proprio per non avere un prolungamento dell'asse e quindi andarlo a distaccare ancora dal castelletto, ma mantenerlo un po' vicino. In questo caso non andare a fare doppie pulegge ed evitare ancora il prolungamento dell'albero. In questo caso, per accorciare un po' i tempi, sto fresando qui il coperchio in questo modo, dove va a passare un po' l'allineamento della cinghia, che in questo caso lo andiamo a sfruttare in questo modo per poter montare questo ingranaggio suo, che poi ora ho fatto un disegno per poterlo andare a fare in Ergal, quindi ho dovuto fare il disegno in 3D, questo più quello che va montato sull'albero con la funzione del regolaggio variabile, che andrà fatto nello stesso diametro. Sto sfruttando questo originale proprio per avere la distanza, perché poi se andiamo a cambiare dentatura, quindi con una puleggia già fatta, come si potrebbe andare a montare anche quella sopra del fire regolabile, ma vado a mettere questa proprio perché siamo a una distanza tale che, andando ad aumentare il pignone, poi questo andrebbe a fare qualche giro in più, quindi per non andare a creare cavitazione dell'olio, quindi non andare al di fuori della portata dell'olio, quindi andare a fare cavitazione a livello di giri in più come corpo pompa, stiamo sfruttando questa modifica. Quindi andiamo a sostituire questa in Ergal e quella davanti variabile. Nello stesso tempo, andando a montare il coperchio della distribuzione, in questo caso andiamo a mettere ora il pignoncino qui per vedere un po' le distanze della cinghia. Questo mi è servito per fare una valutazione delle misure e andare a creare il disegno poi finito delle pulegge che dovremmo andare poi a fare. Quindi sarà tolta questa cinghia che originalmente era, che andava in questa posizione, e la andiamo a togliere proprio per avere un prolungamento della distribuzione sopra, e andiamo a montare un'uguale misura come dentatura, ma con un'altezza più ampia. In questo caso poi il variatore, c'è il tendicinghia, verrà fatto in questa posizione. Ora faccio vedere un po' il disegno che ho, come andrebbe fatto, e poi alla fine vediamo un po' come poterla sistemare. E allora, questa è la puleggia disegnata in 3D che poi si andrebbe a montare sulla bracam. Quindi questa è la parte che andiamo a montare sulla bracam, con il piolino che verrà creato per poter fissare bene la puleggia, con la parte fissa, e quindi
sapete poi la parte regolabile, questa è in azzurro, che andiamo a fare poi sulla parte dove andiamo a montare la cinghia. Quindi questo è un po' il disegno poi finito che ho dovuto fare. Ripeto, si possono fare come diversi disegni e tipologie di qualcosa di diverso, però intanto andiamo a fare l'essenziale per poterla fare funzionare, e questo è l'allineamento. Se vogliamo, questa è la parte in sezione che andiamo a vedere un po' della puleggia, quindi tutta questa parte grigia, quindi la parte fissa che viene montata sull'albero a camme, è la parte che andrà poi a fare la funzione del regolaggio, e questa in azzurro che poi potremmo andare a variare per la messa in fase. Invece poi sul discorso dell'albero a camme finto, cioè del falso albero a camme che andiamo poi a utilizzare diversamente, lo andiamo a montare la puleggia diversa. Quindi questa è un po' quella che andiamo a montare poi nell'albero a camme suo originale, che poi sarà abolito nei boccioli, e lo andiamo a sfruttare soltanto come trascinamento per la pompa dell'olio. Quindi volendo si può anche accorciare di metà l'albero, proprio andando a girare la boccola dietro. Quindi andiamo a sfruttare un po' l'originalità della puleggia con la dentatura, e lo andiamo a fare in questo disegno, proprio perché poi volendo possiamo montare la rondella per vincolare lo spostamento della cinghia distribuzione. E allora questa sarebbe un po' la configurazione finale, se poi dovendo andando a montare questo tipo di puleggia che abbiamo disegnato per farla poi in ergal, abbiamo anche a posizionare qui sopra, quindi andrà a variare un po' il diametro della puleggia, quindi sarà più piccola come diametro, almeno 10 mm più piccola come diametro. Questa cinghia poi la ritroveremo più avanti, quindi questo ostacolo che momentaneamente va un po' ad impuntare in questa posizione non l'abbiamo più, anche perché poi in questa posizione sarà messo quindi un rullo per andare a tendere un po' la cinghia, quindi andrebbe a posizionarsi in questa posizione. Però ripeto, appena si saranno fatte le pulegge in ergal, andiamo poi a vedere un po' tutta la configurazione poi finale. Ripeto, volevo soltanto un po' anche fare vedere inizialmente come andrebbe poi nella parte finale tutta la parte montata sul motore stesso. Quindi aspetto soltanto che si andranno a fare le pulegge, e nel frattempo vado pure un po' a fare anche la punteria, e lo andiamo a vedere, proprio perché anche, ripeto, in questa fase iniziale non si è scelto di andare a fare proprio un bicchiere costruito dal pieno con un puntalino a misura, proprio perché è stato proprio un progetto che ancora non si sa se doveva andare un po' a variare un po' l'altezza, quindi per questo un po' nella fase iniziale tutto è un po' sospeso, anche nelle dimensionamento, anche sulla robustezza dell'albero è stato proprio fatto così, perché anche sull'uscita del castelletto non si sapeva se doveva uscire ancora qualcosa in più oppure no, ma in questo caso poi vedete che la puleggia del far non va a coincidere bene con la distanza che abbiamo sotto sulla puleggia originale, quindi in questo caso si è fatto proprio anche il disegno per andare a variare poi anche questo, andare a spostare la puleggia verso l'esterno con una dentatura un po' più ampia e avere margine di sicurezza. Però un po' la configurazione finale viene qua. Il discorso poi del collettore, come abbiamo visto, poi sarà punto di essere calcolato poi più avanti. Andiamo poi a farlo funzionare sulla testata montata, e poi vediamo anche questo si poterlo fare un po' più avanti.